Good morning! Oggi ci troviamo di nuovo al Franciacorta Karting Track e siamo qui per fare qualche prova piuttosto interessante che presto vi spiegherò meglio, ma ora è tardissimo, facciamo che mi cambio. Ed eccoci qui, dopo qualche mese siamo tornati di nuovo in questa pista, che è un po' che non porto sul canale. Anche perché prima di oggi ci sono andato solo 3 volte, di cui 2 in Tony e una in Birel, di cui trovate un breve onboard sul mio profilo Instagram. Ma siccome mi piace tenervi sulle spine, prima di raccontarvi il vero motivo per cui siamo qui oggi, andiamo a spararci un giro con le Vega Bianche di riscaldamento, finalizzato a riprenderci la mano su questo tracciato molto veloce. Ho girato in 47,3, che non sembra un tempo malvagio, ma poco dopo ho deciso di cambiare gomma e di montare le Vega rosse. E vi starete chiedendo, ma perché? Il motivo è semplice, ossia che nel prossimo fine settimana qui a Franciacorta si terrà una gara della Club, ossia la categoria della mia ultima gara. Quindi ho colto la palla al balzo e per tornare nel mondo competitivo il prima possibile, quest'oggi vi annuncio che parteciperò alla seconda tappa del campionato ACI Club del 14 marzo 2021. Sono sicuro che sarà un'esperienza molto divertente e per questo aspettatevi un paio di video sia in preparazione sia della gara stessa. E tranquilli, nonostante per oggi gli annunci ufficiali terminano qua, tenetevi pronti perché ne stanno per arrivare altri di molto interessanti. Ma quindi questa Vega SL4 come si comporterà a Franciacorta? Ho girato in 48,5, che è un tempo molto più alto rispetto alle Vega Bianche, ma alla fine era un gap previsto, data la differenza di mescola tra le due gomme. Successivamente a quello di cui vi ho appena parlato, ho fatto anche un altro turno in cui sono riuscito ad abbassare ancora con le Vega rosse, infatti ho ottenuto un 48,1 e sinceramente non so di preciso in quanto si debba girare in questa pista con le Vega rosse, però quantomeno paragonandolo anche ai giri con le Vega Bianche lo reputo un buon tempo. Quindi sono piuttosto felice di come sta
procedendo questa giornata. Sinceramente questo tipo di gomma a mescola dura non mi fa impazzire. Infatti, essendomi abituato alla MG gialla, devo dire che il maggior grip mi fa divertire molto di più. E a proposito, per capire al meglio la differenza tra una gomma a mescola dura e una morbida, e siccome è anche un po' che non lo faccio, andiamo a fare un confronto tra un giro in vega bianca e uno in vega rossa. Già nelle prime curve che danno sul rettilineo si vede una velocità di percorrenza maggiore della vega bianca, che consente una frenata più ritardata che dà un minimo vantaggio in uscita di curva 2. Qui però il maggior grip della bianca consente un'accelerazione anticipata che ci porta alla curva di Chiara in anticipo, la quale viene fatta ad una velocità maggiore. Ora si arriva però al settore in cui la bianca dà del suo meglio, infatti questa doppia destra dà un grandissimo vantaggio alla bianca, portandola alla curva successiva a più di mezzo secondo in anticipo rispetto alla rossa. Azzerando ora la differenza tra le due, notiamo che in questo settore la differenza è davvero minima, ma anche qui l'accelerazione anticipata, possibile solo con la vega bianca, consente di uscire molto più rapidamente sul rettilineo, anche qui guadagnando del prezioso tempo, come d'altronde accade nell'ultimo tornante destro che dà sul traguardo. E quindi queste erano le differenze di prestazioni tra le due gomme. Probabilmente con le bianche si può scendere ancora, ma avendole usate poco sia in generale sia soprattutto a Franciacorta, questo è quello che io sono riuscito a fare. In ogni caso, anche oggi giungiamo alla conclusione di questa giornata di allenamento. Come al solito spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere cosa ne pensate sia del format dei confronti sia delle parti vloggate direttamente in pista, che credo rendano il tutto un po' più dinamico. Ed effettivamente era un po' che non le portavo. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti e mi raccomando ricordatevi di iscrivervi ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i miei futuri video. Quindi questo è tutto e noi ci rivediamo. Alla prossima!